Come gestire le spese di un personal trainer? Come fai tu? Costa un sacco. Allora inizio io e poi ti lascio la parola, ma penso che bene o male confermerai. Allora, come si gestiscono? Gestendole. Bravo! Capitano ovvio. Facciamo lezione di finanza. Allora, lezione di finanza dice: se tu vuoi comprare una cosa di marca, la pagherai tot. Puoi comprare poi la cosa contraffatta e la pagherai tot. Questa è nell'ottica delle persone normali, la persona comune, terra a terra, come si suol dire. Quindi o punta all'eccellenza o alla merda. Cioè non ha una via di mezzo, non ha un percorso modulabile. Cosa che se ci si informa, se si studia, si conosce, studiare forse è brutto come termine, se ci si interessa, ecco, mettiamolo così, tutto nasce dall'interesse. Io so che lavoro al 100%, quindi quello più premium, il migliore, quello eccellente, si svolge così, si svolge in un determinato modo. Va benissimo, io so che quel mestiere, quella cosa, quel servizio costa 10 euro. Rimarrò apposta con i prezzi bassi, proprio per darvi fastidio. Costa 10 euro. Ora, se io non posso spendere 10 euro, non è neanche detto che mi devo accontentare del 1 euro per scrivimi il programma, ma non mi hai neanche visto in faccia come mi chiamo, non sai come sono fatto, ti ho solo detto a voce quanto peso e quanto sono alto. Tra parentesi, ho anche mentito. E queste cose succedono. Tra l'altro una cosa simile è fattibilissima con qualsiasi app o ChatGPT che è gratis, non devi neanche investire. Quindi immagina come te escono le cose. Quindi, allora, in primis bisogna capire cosa si vuole ottenere e quanto costa quello che vogliamo, perché o lo sai fare o lo devi comprare, tra virgolette, cioè molto basic proprio, l'economia. O investi tempo o compri il tempo di qualcuno per fare la cosa che devi fare. Base. Quindi, come li gestisco? Innanzitutto ne ho parlato, ho chiesto quali erano le offerte, quali erano i servizi. Generalmente un coach, un personal trainer, nello specifico Adriano, non offre solo un servizio fine blindato e solo quello, se lo vuoi, se non lo vuoi vattene. Ma c'è sia la possibilità di essere seguiti, e già su questo ci sono delle variabili. Fai da me le visite e poi gli esercizi te li fai a casa. Ti spiego come si fanno, te li faccio vedere in studio e poi te li fai a casa, ma mi mandi anche il video perché mi devi far vedere come li fai. E io te li correggo. Poi, una volta ogni mese, finita la scheda, vieni a fare i test in studio. Quindi noi ci vediamo inizio e fine, però ti seguo nel percorso. Poi possiamo fare che vieni solo in studio, quindi ti vieni ad allenare nello studio. Quante volte? 3, 2, una volta, 4 volte. A che ora? La mattina. Io vado alle 8 per esempio. Ci sono gli orari, si sceglie l'ora di comune accordo e si fa. Si va ad integrare anche gli impegni lavorativi, si va ad integrare gli impegni nostri personali e si va in studio. Oppure una volta vengo in studio, 2 volte mi alleno a casa, una volta vengo in studio, una volta mi alleno a casa, una volta mi alleno all'aperto. Cioè, e tutto questo ha dei costi diversi perché il servizio è diverso. Oltre al ti posso anche solo seguire nel farli gli esercizi, nel vedere come si fanno e poi te la vedi tu e te ne vai in palestra addirittura. Quindi non è questo percorso lineare che dici da A a B, io ho questo, devo spendere questo. Ecco come si gestiscono. I costi si gestiscono informandosi e cercando il servizio più adeguato fornito dalla persona più adeguata.
Sì, allora volevo aggiungere una cosa. Considera che mediamente, diciamo, se non puoi permetterti il personal trainer fisico di persona in diretta, considera che comunque con il coaching a distanza c'è un ampio risparmio. Ti viene quanto un abbonamento in palestra. Uno dice, vabbè, ma io vado in palestra, pago già l'abbonamento. Ok, però non hai un protocollo personalizzato, perché quello che faccio io con tutti i clienti è chiedere quantomeno dei video su come svolgono gli esercizi, poi sulla base dei dati che raccolgo stilo un programma con tanto di video spiegazioni e ogni volta periodicamente chiedo dei check con dei video. Possiamo fare anche delle videochiamate. Puoi venire da me in studio se hai la possibilità fisica di raggiungermi in studio, tutto nel coaching a distanza. Tra l'altro, se diciamo necessariamente invece preferisci lavorare dal vivo, oltre a lavorare dal vivo con gli appuntamenti, possiamo fare anche un percorso ibrido dove ci si vede una volta a settimana da me in studio o ovunque tu voglia, in palestra o all'aperto, e segui poi il tuo percorso e di volta in volta ho la possibilità di tenere tutto sotto controllo, cioè c'è sempre una via di mezzo. Poi ti dirò di più, non necessariamente ti devi iscrivere in palestra. Se a te fa schifo la palestra, ti puoi allenare anche a casa, ti puoi allenare all'aperto, a corpo libero, o hai una home gym. Io non ti costringerò mai a utilizzare necessariamente un attrezzo per raggiungere un determinato obiettivo. Chiaro che, ripeto, se devi fare la gara di stacco da terra, necessariamente devi usare il bilanciere. Però se non hai di queste esigenze, puoi tranquillamente, diciamo, decidere tu la location e l'attrezzatura con la quale allenarti. Tutto qua. Cioè, se qualcosa ti serve, se qualcosa lo metti al netto delle spese che devi avere, quelle spese ce le avrai e la tua vita non necessariamente ne risentirà. Quindi, che ne so, non farò l'esempio, essendo io tabagista del cazzo, non farò l'esempio del se fumi non ti viene il dente nero e non devi andare a fare la pulizia dal dentista una volta ogni 3 mesi. Risparmio di soldi, direte. No, c'ho il vizio, i vizi e abitudini fanno parte della vita, quindi i soldi escono. Spesso, da quello che ho potuto vedere, c'è una realtà dietro il non posso, che però te ne accorgi subito come viene portata avanti dalle persone. C'è chi dice non posso e poi se ne viene col BMW e poi se ne viene... Ci sono delle cose che se tu fai e se tu mantieni all'attivo, vuol dire che i soldi non sono realmente un problema, ma sono una scusa per non farlo. Solo che mentalmente io che faccio? Vengo da te, ne vengo a parlare, però poi ti dico, ah ok, non posso. È solo un discorso di priorità. Tutto qua. Tutto ciò che si fa richiede principalmente soldi, tempo e energie. Dipende quanto di queste 3 cose sei disposto a investire. In che quantità e in che modalità. Con le consulenze gratuite che faccio in videochiamata o in studio, io cerco di trovare la soluzione ideale per te, per quelle che sono le tue esigenze e le tue possibilità, ovviamente. Poi sta a te decidere come organizzarti. Quindi c'è sempre una soluzione, quello è tutto. Ripeto, con il coaching online la spesa media è quella di 1 o 2 cene in meno al mese. Con quel tipo di investimento
ti fai il coaching online tranquillamente. Priorità.